Ciao a tutti, la mia intenzione iniziale era di non recensire questi auricolari visto la stretta somiglianza con le OnePlus Nordbuds 2 che abbiamo già visto qui sul canale. Controllando le specifiche tecniche mi sono accorto però di alcune differenze, pertanto oggi vediamo le Oppo EncoBuds 2 Pro, auricolari True Wireless in-ear a bastoncino corto, con Bluetooth 5.3 e un driver da 12,4 mm con rivestimento in titanio. Supportano i codec AC ed SBC, sono resistenti all'acqua e al sudore essendo certificate IP55. A differenza delle OnePlus non hanno caratteristiche di cancellazione del rumore attive, ma implementano algoritmi AI per il miglioramento delle chiamate, che testeremo poi più tardi con le consuete prove. Sono disponibili in due colorazioni, bianca e nera. Io ho qui con me la colorazione bianca, andiamo a vedere che cosa troviamo in confezione. Dunque, in confezione abbiamo la custodia con gli auricolari all'interno e che vedremo nel dettaglio a breve, due ulteriori coppie di gommini taglia S ed L, la taglia M è già installata, e due manualetti di carta, la guida utente e le informazioni relative alla sicurezza e la garanzia. Come da tradizione Oppo non troviamo alcun cavetto incluso, dovremmo averne uno noi a casa, ma ne abbiamo talmente tanti che il problema non si pone, anche se in questo modo la dotazione non è completa e per alcuni utenti questo potrebbe essere un problema. La custodia è di 6,8 x 3,6 x 2,9 cm in materiale opaco bianco con la scritta Oppo di colore grigio sul coperchio. La custodia ha un design molto semplice senza particolari fronzoli, il LED di ricarica è posto nella parte frontale, mentre in quella posteriore c'è la porta USB-C per la ricarica che non ha anelli metallici di protezione. Attenzione quindi che potrebbe graffiarsi un po' a lungo andare. Il LED di ricarica, dicevo, si colora di verde quando la ricarica è completata, di arancione quando gli auricolari o la custodia sono in carica o di bianco durante il pairing. Avrete senz'altro notato come non sia presente alcun pulsante per l'accoppiamento Bluetooth e questa è un'altra differenza con le OnePlus che invece lo avevano. Anche questa custodia è in plastica riciclata, infatti avvicinandosi e guardando bene si vedono dei piccoli puntini colorati. Sarà un piccolo dettaglio, ma così facendo aiutiamo anche l'ambiente. La custodia non è dotata di ricarica wireless, ma ha il sensore di effetto Hall, pertanto gli auricolari si connetteranno automaticamente pochi istanti dopo aver sollevato il coperchio della custodia. La costruzione è buona, la cerniera non scricchiola e non ha giochi, anche se il coperchio, data la sua leggerezza, tende a flettere leggermente. Le plastiche interne sono per lo più opache, tranne gli spazi per le capsule che sono invece lucidi. Non sono presenti materiali soft, ci sono solo plastiche dure, anche se devo dire di buona qualità. Gli auricolari all'interno sono messi in posizione comoda per l'estrazione, sono infatti sdraiati e guardano verso l'esterno, così che si possono portare facilmente all'orecchio. L'estrazione, come avete visto, è semplice e si possono rimuovere prendendoli dalla parte della capsula, perché come vedete è stato ricavato uno spazio apposito per poter infilare il dito e fare presa. Anche l'inserimento è semplice ed immediato, basta infatti avvicinarli e vanno in posizione da soli. L'unico appunto che mi sento di fare è dovuto alla mancanza di una tacca, una rientranza o qualsiasi cosa per aprire lo sportellino. Quando avete le mani asciutte la presa non è eccellente e sfungono un po' con conseguenze che potete immaginare. L'auricolare è in ear a bastoncino corto ed è in plastica opaca bicolore, grigio per l'interno e bianco per l'esterno. Il bastoncino è largo ma relativamente sottile e questo consente di avere una porzione molto larga e facilmente individuabile per l'area touch, che è l'unica sezione in plastica lucida. La particolare forma del bastoncino però potrebbe causare qualche problema nella presa, soprattutto per chi ha le dita un po' più grandi del solito. Difatti, per portarlo all'orecchio, di solito l'auricolare lo si tiene per il bastoncino in questo modo, ma così tende a scivolare di lato, quindi fate attenzione quando lo prendete. La capsula ha la caratteristica forma a goccia, non piccolissima, che la rende comoda da indossare, anche se non adatta a orecchie molto piccole. Se rimuoviamo il gommino notiamo che è presente una protezione metallica nera a maglie molto fitte che impedisce il passaggio di polvere e altro materiale. Anche i gommini, che hanno una forma ad ombrellino, hanno una propria ulteriore protezione, quindi qui molto bene Oppo non è andata al risparmio.
I microfoni sono due per auricolare e sono posizionati in questo modo. Il primo è sulla capsula in prossimità del gommino e il secondo nella parte terminale del bastoncino in una piccola rientranza che a detta di Oppo dovrebbe garantire una certa protezione contro il vento. Non sono purtroppo dotati di sensore di prossimità, quindi la traccia audio continuerà a suonare quando li rimuovete. Infine, i due connettori per la ricarica che sono posti nella parte interna del bastoncino, mentre nelle OnePlus erano nella parte interna della capsula, che avevo rilevato come una scelta alquanto bizzarra. Vediamo ora come stanno una volta indossati. Si inseriscono nel padiglione auricolare e con la classica semi-rotazione vanno direttamente in posizione. Anche se dotati di gommino, restituiscono un senso di occlusione basso e da spenti permettono di sentire senza alcun problema l'ambiente circostante, anche se appena ovattato. Questo determina che i rumori ambientali vengono sì filtrati, ma poco, quindi non vanno ad isolare completamente. Se qualcuno vi parla mentre le indossate, ve ne accorgete. Fin qui le somiglianze con le OnePlus sono tante, ma ora iniziano le differenze. Infatti queste Oppo sono più leggere, pesando 4,3 grammi contro i 4,7 delle OnePlus. Ad ogni modo sono comode, stanno bene in posizione e non affaticano anche con un utilizzo prolungato. Hanno una capsula un po' cicciotta e lo spazio tra quest'ultima e il bastoncino non è molto ampio, per cui per chi ha le orecchie piccole questa conformazione potrebbe generare qualche problema di stabilità oppure di comodità. Prestate attenzione a questo aspetto se deciderete di acquistarle. Per una persona adulta o comunque sufficientemente già formata dal punto di vista della comodità sono promosse anche per lunghe sessioni di ascolto. Anche se a prima vista e data la forma potrebbero sembrare ingombranti, in realtà sono piuttosto leggere e non affaticano l'orecchio. Sono infine certificate IP55, per cui a contatto con l'acqua potete stare tranquilli, anche se non vi consiglio di immergerle perché è vero che hanno un grado di protezione elevato, ma non sono impermeabili. Passiamo ora all'applicazione a corredo che abbiamo visto già diverse volte qui sul canale, per cui procederemo rapidamente. L'applicazione A-Melody è disponibile sia per iOS che per Android ed è fatta decisamente bene, anche a livello di design, perché di fatto offre tutte le funzioni essenziali, chiare e di immediato utilizzo. Questi auricolari però non sono supportati dalla versione per iOS, quindi se avete un iPhone potrete utilizzarli senza nessun problema, ma non avrete modo di configurarli. Dalla schermata principale è possibile vedere lo stato di carica degli auricolari e della custodia, ma di quest'ultima solo se gli auricolari sono riposti all'interno. È possibile modificare l'equalizzazione su 3 modalità predefinite tra Balanced, che è l'impostazione di default, Bass, che amplifica i bassi, e Bold, che è una sorta di firma sonora Oppo che dovrebbe restituire più enfasi in ascolto. Qui le differenze con le OnePlus ci sono. Le altre avevano un'equalizzazione in più e la funzione Bass Wave, che modulava dinamicamente i bassi in base al brano che si stava ascoltando. In più le altre avevano anche la possibilità di creare una equalizzazione personalizzata che qui invece non c'è. Infine possiamo poi abilitare la modalità a bassa latenza, chiamata Game Mode, far suonare gli auricolari se li abbiamo persi di vista e controllare gli aggiornamenti del firmware. I controlli sono touch e hanno una configurazione identica per i due auricolari che possiamo per fortuna modificare. Con il singolo tocco possiamo fare play e pausa di una traccia audio e la configurazione consentirebbe eventualmente di non impostare alcuna azione al fine di evitare tocchi accidentali. Con il doppio tocco andiamo avanti di una traccia e con il triplo tocco torniamo indietro di una traccia. Per entrambe le gesture la configurazione prevede in più la possibilità di abilitare il play pausa oppure l'assistente vocale o il game mode. Con il tocco prolungato, che di base è disattivo, possiamo solo selezionare lo switch tra dispositivi. Ricordo infatti che questo modello, a differenza delle OnePlus, è multipoint. Come suonano queste Oppo Enco Buds 2 Pro? Dunque, il driver è il medesimo delle OnePlus, di cui vi lascio la recensione qui in alto così che possiate andarle a vedere qualora non lo aveste già fatto. Hanno a disposizione sia il codec AC che SBC, la medesima risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz e la stessa sensibilità del driver fino a 111 dB, quindi in grado di generare una notevole pressione sonora.
Il driver da 12,4 mm con diaframma in titanio fa un buon lavoro, le voci vengono riprodotte bene anche se vengono privilegiati un po' i bassi e modificando l'equalizzazione tra quelle predefinite non si sentono moltissimo le differenze, per cui vi consiglio di lasciarle nella modalità Balanced che secondo me è la migliore. Hanno in definitiva un buon sound che convince, anche se chi è particolarmente attento o sensibile a qualche imperfezione non le troverà di proprio gusto. Ad ogni modo, per un utente diciamo medio, suonano bene. Il volume è ottimo ed è alto, ma a livello massimo, come dicevo, si avvertono leggere distorsioni, esattamente come le OnePlus, e non potrebbe essere diversamente visto che il driver ovviamente è lo stesso. Diciamo che per la qualità generale, la resa sonora e per il prezzo a cui si possono trovare online sono senz'altro promosse. Se le avete già a disposizione e volete capire meglio come performano, vi consiglio l'ascolto di Panavi di Newell. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Mentre le OnePlus avevano la cancellazione attiva del rumore di soli 25 decibel, che faceva ben poco in termini di soppressione, qui Oppo ha eliminato quella funzione e implementato algoritmi AI. Il risultato è in pratica il medesimo, filtrano qualcosa, ma nel traffico o in condizioni rumorose non aspettatevi miracoli. Oppo dichiara 8 ore di ascolto con il codec AC, quindi in confronto alle OnePlus che dichiaravano 7 ore dovremmo ottenere un'ora in più di riproduzione. Ora, dai miei test, risulta una durata effettiva di 8 ore esatte durante l'ascolto continuato di musica con il volume impostato all'80% e la configurazione di default. Considerate che perdono il 10% ogni 48 minuti di ascolto, il che si traduce, come dicevo, esattamente in 8 ore di riproduzione continua. In chiamata la durata totale si attesta intorno alle 4 ore, un valore nella media di questa categoria che non fa gridare al miracolo e che ci costringerà a ricaricarle più spesso se fate tante chiamate o meeting online. La custodia, che ha una batteria di 480 mAh, garantisce poco più di 3 ricariche extra per un massimo di 38 ore, 2 in più delle OnePlus che coprono senza problemi una giornata intera e oltre. Non avendo la riduzione attiva del rumore, non subiscono un decremento delle prestazioni che di solito si ha attivando questa caratteristica. Un'altra differenza, ripeto, con le OnePlus che avevano ANC anche se solo fino a 25 decibel, che però inficiava la durata complessiva di un buon 20% in meno. Con queste specifiche tecniche le prestazioni sono tutto sommato buone, anche se non fanno gridare al miracolo, come ad esempio le ROS Technics o le Soundcore che abbiamo visto nelle scorse settimane. In conclusione, due considerazioni. La prima è che sicuramente non vi lasceranno a piedi durante la giornata perché hanno capacità sufficiente. La seconda è che, considerando la fascia di prezzo in cui si collocano, offrono prestazioni interessanti. Veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come sempre, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. Queste Oppo EncoBuds 2 Pro sono sorelle quasi gemelle delle OnePlus NordBuds 2, pur avendo qualche differenza che le distingue le une dalle altre. Sono consigliate solo per utenti Android perché per iOS, come vi dicevo prima, l'applicazione a corredo non le rileva e questo impedisce di poterle configurare e sfruttare a pieno. Hanno prestazioni tutto sommato buone, dove spicca la buona qualità del driver che eroga un sound coinvolgente. Sono a tutti gli effetti delle medio gamma che dal punto di vista delle specifiche tecniche hanno qualche mancanza, vedi la NC e il sensore di prossimità, ma una più che buona durata della batteria, migliore rispetto a quelle delle OnePlus che da questo punto di vista me le fa preferire. Se poi siete possessori di un Oppo, allora potrete sfruttare altre caratteristiche appositamente pensate, per esempio il Fast Pair o il Dolby Atmos se il modello di smartphone lo supporta. In definitiva, Oppo, che è anche proprietaria del marchio OnePlus, ha deciso di distinguere i due prodotti abilitando o meno qualche caratteristica, così da poterle posizionare entrambe sul mercato e se le OnePlus, come vi raccontai qualche mese fa, erano indicate per possessori OnePlus, queste ovviamente lo sono principalmente per possessori Oppo.
Se le OnePlus hanno un design leggermente più raffinato e di listino costerebbero 69 euro, queste Oppo sono prezzate a 49,99 e questi 20 euro di differenza sono poco comprensibili considerando che le differenze tra i due modelli sono poche e alcune di queste addirittura sono a vantaggio delle Oppo. Ad ogni modo, oggi queste EncoBuds 2 Pro si possono trovare online a 29,99 euro, che è un prezzo oggettivamente basso che per tutto quello che vi ho raccontato non solo me le fa consigliare ma anche indicare come delle best buy. Se siete interessati all'acquisto vi lascio il mio link affiliato in descrizione, così potrete dare anche un piccolissimo contributo alla crescita del canale e a voi non costa nulla di più. Vi ricordo che questo paio, oggetto della recensione, potrete trovarlo a metà prezzo sul mio canale Telegram che trovate in descrizione e al quale vi invito ad iscrivervi. Come ogni settimana spero che la recensione vi sia piaciuta o vi abbia almeno lasciato qualche spunto di riflessione per una scelta consapevole. Se così è stato fatemelo sapere nei commenti, mettete un like e iscrivetevi al canale per le altre recensioni che sto preparando per voi. Nel prossimo video vedremo una cuffia on-ear di Sony, per cui attivate la campanella. Alla prossima!